Oggi è l'occasione per raccontarvi a distanza di 16 anni da quando è stata creata la prima denominazione d'origine e dirvi cosa siamo oggi e cosa vorremmo fare in futuro. Innanzitutto da cosa siamo nati? Siamo nati negli anni '80 da un patto tra gentiluomini. Il metodo classico piemontese aveva un savoir-faire, aveva delle aziende produttrici, ma non aveva un territorio identificato. Con un grosso impegno tra queste aziende e i viticoltori di Langa e Monferrato e con la collaborazione anche dell'Istituto Sperimentale per l'Enologia è stato messo a punto un piano di ricerca dei migliori territori e del metodo per produrre questo spumante. Sono stati piantati 40 ettari di vigna sperimentale, sono state prodotte migliaia di ettolitri di vino e di bottiglie per 10 anni di fila che non hanno mai visto la luce. Il risultato è stato l'identificazione di un territorio che è fondamentale, che è il cuore della nostra denominazione ed è a cavallo tra 3 province, che sono Alessandria, Asti e Cuneo. Un'altitudine minima dei vigneti di 250 metri di lì in su. Una vigna, per fare il metodo classico, per fare Alta Langa, deve nascere appositamente per fare uno spumante, non deve e non può produrre altro. È una storia che è la storia di tutti e rappresenta un po' quello che dovrebbe essere secondo me il concetto dell'Alta Langa, di cui ci siamo detti che siamo una denominazione molto piccola, però alla fine proprio questo dovrebbe essere il concetto dell'Alta Langa, per cui mi fa estremamente piacere che crescano il numero dei produttori ed è quello del piccolo mio ma grande il nostro. Siete stati comunque presenti in tutti gli eventi importanti e siete stati presenti in modo veramente di livello. Il fatto che voi abbiate voluto rinsaldare il legame col territorio di un grande vino come questo, credo vi faccia onore, vi dà anche, come dire, una coerenza nel lavoro che avete fatto in questi anni. Ecco, queste nostre colline a 2 velocità non devono essere tali, noi dobbiamo ricomporle e credo che questo, attraverso questo patto con la terra, forse riusciremo anche ad andare in questa direzione. La Langa Bassa ha avuto un grande e straordinario sviluppo e poi invece abbiamo questo territorio dell'Alta Langa che in qualche modo è stato abbandonato, dimenticato. Che cosa è accaduto? È accaduto che, guarda caso, è rimasto un giacimento di saperi che da altre parti abbiamo abbandonato. Credo che la collaborazione che c'è stata e cresciuta in questi territori sia uno dei motivi del successo che hanno avuto, ma al tempo stesso solo di poter dire che possiamo ancora andare avanti di più, fare di più in questo contesto.